Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere che cambiamenti ci saranno nel prossimo anno grazie all'ingresso di Giove in Toro. È un transito che durerà tutto un anno, appunto fino a maggio del 2024, e oggi andiamo a vedere che influssi energetici principali ci saranno. Abbiamo due scelte. La prima scelta è questa pietra di labradorite, che è bellissima, ha dei riflessi stupendi. E la seconda è questa similpirite, che è una pietra che ho trovato in montagna. Scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la labradorite. Andiamo a vedere qual è la carta che è saltata fuori mentre mischiavo il mazzo. Abbiamo una carta che direi, ragazzi, esprime a pieno il cuore, il terzo chakra, il sole, l'essenza che brilla. Ed è una carta che parla comunque di amore, di accettazione, che è quello che fa guarire il cuore, e parla anche di romanzo per qualcuno. Romanzo, storia d'amore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa di più specifico. Come vi ricordo sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete comunque ascoltare l'altra lettura, e per contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere quali sono i cambi principali di questo prossimo anno, di questo transito in particolare. Poi vi ricordo sempre che dipende molto dal tipo di tema natale che avete, se ci sono quadrature, se ci sono sestili. Vi consiglio di farvi fare il tema natale. Potete anche andare su internet, ci sono dei siti dove si fa gratuitamente. Nel video che c'è qui sotto in descrizione spiego proprio come si fa a ricavare l'ascendente, il tema natale e tutto il resto, insomma. Ragazzi, partiamo con un 8 di coppe, un 3 di spade e un 3 di pentacoli. Poi abbiamo un 10 di pentacoli, la carta dell'appeso e il fante di bastoni. Allora, devo dire che qui il taglio è più, secondo me, almeno vedendo le carte fino ad adesso, per quello che riguarda la guarigione del cuore, più che un nuovo romanzo, una nuova storia d'amore, anche se per qualcuno vediamo poi come sarà, però ho più la sensazione, vedendo soprattutto queste prime tre carte, che ragazzi, è come se vi allontanasse, riusciste a lasciarvi indietro un certo tipo di sofferenza. È come se riusciste a praticare un certo tipo di distacco da certe emozioni, magari anche da certi pensieri che creano sofferenza. Se io per esempio voglio tanto una cosa e quella cosa non riesco, che è l'ego, e io quella cosa non riesco a ottenerla per quanto io mi sforzi, si crea una sofferenza perché resto attaccata al risultato. Se io invece mi stacco dal risultato, mi stacco anche dalla sofferenza. È interessante perché c'è un 3 di pentacoli, che comunque è una carta che mi parla come di un sostegno che molti hanno già, come se fosse un loro punto di forza. Potrebbe essere una questione di lavoro. Per qualcuno potrebbe essere proprio il lavoro che vi porta a viaggiare e di conseguenza vi aiuta a guarire il cuore.
Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere con i mini tarocchi. Vediamo se riesco a dirvi qualche cosa di più specifico. Datemi una carta per l'otto di coppe. Otto di spade. Interessante perché è uscito due volte il 10 di pensacoli. Di pentacoli. Il 3 di spade. Sì, andiamo con il 3 di pentacoli. Ok, allora ragazzi, ve le dico tutte in successione. 10 di denari, 6 di bastoni, 6 di spade, regina di spade al contrario, cavaliere di pentacoli al contrario, 7 di pentacoli, cavaliere di coppe. Allora, qui è come se vi doveste allontanare da quello che è. Io sento che è un ideale, voi avete come un'idea di successo, di famiglia felice, di relazione, di coppia, di unità, di unione. Per qualcuno è una questione fisica, nel senso che la famiglia è veramente di tipo fisico e quello da cui vi dovete allontanare è un ambiente familiare. Può anche essere un ambiente lavorativo con un 10 di denari, che magari vi fa soffrire, avete bisogno di curare il cuore. C'è un qualche tipo di situazione o di pensiero dal quale vi dovete staccare, perché è come se fosse, anche qui ce l'abbiamo con i 6 di spade, è come se ci fossero delle credenze limitanti legate a questo tipo di pensiero o a questo, o al tipo di cultura o di credenza appunto che avete acquisito durante l'infanzia o in famiglia, che vi crea questa sofferenza. Io credo che sarete proprio portati, grazie a questo lavoro di introspezione di cui ci parla l'otto di coppe, ehm, sì, come a ridimensionare tutte quelle che sono le rigidità mentali che avete acquisito. Può essere a causa di una madre, perché abbiamo una regina di spade, e ho come la sensazione che molte persone non venissero valutate nel giusto modo. Può essere che abbiate avuto una madre che tendeva a sminuirvi o a disincentivare qualsiasi vostra idea, a dirvi che non eravate abbastanza, a non valutarvi come meritavate. E qui i casi sono due: o vi allontanate da questo tipo di pensiero, da questo tipo di idea che vi fa soffrire, e qui è un po' come distruggere l'ego, ragazzi. Ve lo dico, non c'è il diavolo, non c'è la torre, ma il lavoro è un po' quello. Perché queste sono carte di credenze limitanti, di problemi legati al passato, e sento che sono problemi di famiglia. Cioè, magari non siete tanto consapevoli di alcune dinamiche all'interno della vostra famiglia, ma è come se in questo anno lo diventaste, perché le dinamiche che si imparano da piccoli poi si ripetono quando si è grandi, quando si è adulti, quindi curando quelle dinamiche, diciamo anche facendo i lavori proprio del bambino interiore, si va poi a muovere la linea energetica nel presente. Guardatevi il video sulla guida, spiega le linee di tempo. Mm, e il 3 di pentacoli. Il 3 di pentacoli mi dice che, spiegato da questo 7 di pentacoli e il cavaliere di coppe, ehm, è come se questo tipo di percorso, questo tipo di processo di comprensione, di distacco e di introspezione, vi desse la possibilità di essere più tolleranti nei confronti degli altri. Ho quasi questo tipo di sensazione. È come se vi sentissi più in pace in questa parte della lettura. Ragazzi, io sento che ci saranno, costruirete comunque delle belle relazioni
collaborative, possono essere proprio anche delle collaborazioni lavorative, o è come se ci fosse un qualche cosa legata, può anche essere, con queste due carte, a una situazione abitativa, anche perché abbiamo 6 di spade. Come se qualcuno avesse bisogno di distanziarsi dal luogo dove vive in questo momento. Non dico che sia un cambio di residenza, potrebbe anche essere una vacanza lunga, però c'è proprio questo bisogno di distacco dalle credenze del passato, perché bisogna curare il cuore, qui avete un 3 di spade. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo un 10 di pentacoli, la carta dell'appeso e un fante di bastoni. Mm. Allora, datemi una carta per i 10 di pentacoli perché qui è legato alla famiglia, è legato al fatto di andarvene o no, di pensare a voi o no, di esprimere la vostra essenza. Per qualcuno si tratta della famiglia di origine, per qualcun altro è la famiglia che si è creata, che si ha creato. Vabbè, penso che vada bene in tutti e due i modi. Da quando ho vissuto in Spagna, ragazzi, confondo gli ausiliari perché in Spagna si dice al contrario, si usano al contrario. Ok, andiamo a vedere l'appeso. Mm, 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 mm. 8 di spade e 4 di spade e la carta dell'appeso. Ho come la sensazione che per riuscire a guarire il vostro cuore, per riuscire ad uscire da questo 3 di spade, per fare questo lavoro, diciamo, mentale di distacco, avete bisogno di guardare le cose da un altro punto di vista, perché in questo momento siete messi così, cioè da 8 di spade. Vedete le cose negative e per qualcuno si tratta di negare l'evidenza dei fatti. Quando si fa un lavoro di crescita personale, un lavoro di introspezione, la prima cosa che si deve fare è essere onesti con se stessi, che è la cosa più dura, perché di nuovo è come distruggere il proprio ego. L'ego è quello che ci fa proiettare, che ci fa illudere. Vi faccio un esempio, ci sono molte persone che dicono sono donna, quindi parlerò come donna. Quell'uomo lo amo, mi piace tantissimo, però sto male. Perché stai male? La domanda è quanto tempo ancora vuoi stare male così? Ma io lo amo, ho bisogno di lui. In quel caso lì, il velo che si deve togliere, la bugia, l'altro risvolto della medaglia, l'altro modo di vedere le cose è che voi siete legati a questa persona, voi, quella persona, quella donna, è legata a questo uomo solo perché ha bisogno di qualcuno che non le faccia sentire la solitudine. Ma in realtà quello non è amore, anche se la persona, quella donna, se lo vende come amore. Dici sono innamorata di quella persona, però andando poi a sondare il terreno, andando a chiedere perché ti fa sentire bene, ti fa sentire principessa, se la risposta è sempre no, cioè uno veramente si chiede ma allora perché sei innamorata? Perché ho bisogno. E lì non è amore. Questo è un modo di togliersi i veli, di capire qual è il reale motivo che vi spinge a fare delle scelte. È quello di cui ci parla il 6 di spade, le credenze limitanti, quello che noi crediamo che sia giusto, accettabile per la società a livello di famiglia. Proprio sento che qui è molto pesante il cosa penseranno gli altri, cosa possono dire gli altri. Però il problema è che dove siete adesso non avete la possibilità di espandervi, di esprimervi. O perché siete in questo loop mentale, quindi non è detto che dobbiate spostarvi fisicamente. Il punto è che il lavoro magari va fatto solo mentalmente. Però qui c'è una questione da guarire con questo 4 di spade, ragazzi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. E soprattutto quando si parla di guarigione e quando si parla di accettazione, che qui ce l'avevate scritto,
Ragazzi, con la carta dell'appeso è un lavoro di perdono. Il cuore viene curato quando prima si accetta che non si può fare niente per cambiare una situazione, dopodiché si perdona. Prima di tutto se stessi. La cosa più difficile è perdonare se stessi. Perché andiamo avanti, ma perché ho lasciato che succedesse, perché non me ne sono accorto o accorta, perché qui, perché lì. E alla fine uno, nel momento in cui fa una scelta, lo fa con la consapevolezza che aveva nel momento. Dopo, sapendo come sono andate le cose, è facile recriminarsi, sgridarsi, insomma. Allora, io qui credo che con il fante di bastoni vogliano dirvi che è ora di lasciarsi indietro quelli che sono i vecchi dolori, un po' l'energia che risentivamo qui, no? Di tristezza. È ora di iniziare a pensare un po' di più a se stessi, di ritrovare l'entusiasmo, di dedicarsi a qualche cosa che vi possa veramente far brillare, far esprimere. Dedicarvi a voi stessi, mi verrebbe da dire. È come se doveste imparare. Allora, tendenzialmente il fante di bastoni parla di una persona egoista, però io sento che qui è un po' un atteggiamento che sarebbe meglio imparaste. Non nel senso, più nel senso dell'amor proprio che non dell'egoismo, dove la differenza è abbastanza sottile, però diciamo che un trucco può essere per capire quando siete egoismi, quando invece è amor proprio, è chiedervi se con questo tipo di reazione o azione limitate o in qualche modo ferite gli altri. Allora, finché le vostre scelte sono per perseverare, per proteggere voi stessi e non ledono gli altri, quello è amor proprio. Nel momento in cui voi fate le vostre scelte senza tener conto delle esigenze degli altri, quello è egoismo. Andiamo avanti, vediamo che altre 2, 3 carte vi danno per chiudere la stesa. Mm. Proiezioni, quello di cui parlavamo prima. Qui abbiamo di nuovo un fante di pentacoli. Mm. E asso di spade. Ragazzi, questa è una questione proprio di mente. È la mente che dovete curare per guarire il cuore. Perché? Perché qua ci sono delle proiezioni. C'è un asso di spade che parla del bisogno di chiarire delle posizioni mentali. È come se doveste prendervi un tempo in questo, nel prossimo anno, è come se ci fosse una sorta di trasformazione a livello mentale che vi darà la possibilità di uscire da questa negatività, da questa limitatezza, mi viene da dire, perché le credenze limitanti si chiamano così perché limitano l'espansione della nostra vita. Allora, andiamo a vedere questo fante di denari. 10 di bastoni. Sì, di nuovo, le aspettative degli altri bisogna lasciare indietro. Dovete un po' pulirvi. Dovete pulire la testa, pulire la mente per riuscire a far nascere il cuore. Dovete pulire la vostra paura di rifiuto. Perché qui è proprio qualche cosa del che cosa diranno gli altri se faccio così, chissà che cosa pensano, chissà se mi accettano. Però qui è sempre una questione di ego, è l'ego che ha bisogno di conferma e di essere accettato. Qui, una volta che vi staccate, anche qui ritorniamo al distacco, e vi concentrate su voi stessi, sui vostri obiettivi, vedete che sarà molto più semplice aprire il cuore, guarire il cuore. Andiamo avanti, vediamo questo 7 di spade perché parla delle proiezioni, delle credenze, insomma, delle bugie anche che uno si autoracconta. Morte, 10 di spade, la 10 di spade è l'arcano minore della morte. Sì, sì, è proprio un atteggiamento di raccontarvela, come vi dicevo prima, di dirvi delle bugie, fate chiarezza mentale, è solo una questione di mente. Una volta che riuscite a pulire la mente, andiamo a vedere l'asso di spade.
Ruota della fortuna e amanti. Dulcis in fundo, ragazzi. Amore, amanti, che può anche essere un romanzo, una storia d'amore, però tutto dopo aver messo chiarezza mentale. Può anche essere che, guardate, vi dirò, per qualcuno potrebbe essere che entrerete in contatto con una persona mm, che vi farà cambiare il modo di vedere le cose, che vi farà cambiare il modo di percepire l'amore. Quelle idee che avevate qui un po' condizionate dalla famiglia di origine, dalla società in cui siete vissute, magari per qualcuno anche dalla religione o dalla cultura. Non so perché, ma mi vengono alla mente gli Amish. Sapete, culture molto o i gitani anche, che in realtà sono culture piuttosto strette, cioè si sposano solo tra di loro, insomma, hanno delle feste, dei riti, delle usanze ben ben particolari. Comunque ragazzi c'è la ruota della fortuna, c'è un cambio a 360 gradi, vi devo dire. Si tratta tutto di tagliare con certi atteggiamenti mentali per guarire. Perché di spade ne avete parecchie, vi devo dire. Però comunque è un anno trasformativo, è un anno che vi aiuterà attraverso, direi, una morte dell'ego, perché è un po' quello che sento. Come se inizierete a dire, ok, ma questo è quello che vogliono gli altri e questo è quello che voglio io. Corrisponde? No, perfetto. Quello che è degli altri lo lascio a loro, io penso a me. Io mi focalizzo su di me, su quello che voglio imparare, sul punto, sull'obiettivo che voglio raggiungere. Anche se gli altri... Ragazzi, se siete in una fase di risveglio spirituale, è molto facile che vi sentiate un po' pazzi perché si tende ad andare un po' controcorrente rispetto all'ambiente dove si è cresciuti. È abbastanza normale sentirsi un pesce fuor d'acqua, non sapere bene da che parte andare, ma aver ben chiaro che lì dove siete non state più bene. Andiamo a vedere ancora, scusate, ho mosso tutto, una fatina per dare un consiglio finale. Wow, leggerezza, bisogna pulire la mente, ragazzi. Allora, una cosa che mi suggerisce questa carta è che per togliere le energie negative, i pensieri pesanti, anche un po' la sensazione di vittima, perché l'otto di spade parla un po' di qualcuno che si sente vittima degli avvenimenti esterni. Si tratta di prendere un po' la vita con filosofia, con leggerezza, appunto, e un modo fisico, pratico, è quello di andare in mezzo alla natura per purgare le energie negative. Bellissima carta. Cari amici della Labradorite, fatemi sapere come vi risuona la lettura e se insomma vi è stata utile potete farmelo sapere con un like, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con un commento appunto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la pirite. Andiamo a vedere qual è la vostra carta. Wow, carta numero 23. Qua parla delle vibrazioni dei vostri pensieri e parla in un certo senso dei segnali che vi risuonano, di quello che vibra in base ai vostri pensieri. E parla anche di scelte che risuonano con voi. Mm? Bene ragazzi, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e vi consiglio di dare uno sguardo
nella descrizione del video perché trovate dei link a video che potrebbero essere interessanti. Bene, andiamo a vedere i cambi che porterà Giove in Toro nel prossimo anno. Abbiamo un 2 di bastoni, la carta della stella e un 8 di pentacoli. Ragazzi, andiamo avanti, voglio vedere ancora le carte dopo. 4 di bastoni. La regina di coppe. E ruote della fortuna. Vabbè, faccio che tirarle tutte. Cavaliere di bastone sotto, 2 di bastoni e temperanza. Allora ragazzi, devo dire che qui ho come la sensazione che se avete un progetto, se avete un sogno, se avete scusate, un obiettivo, ho come la sensazione che verrà messo in secondo piano. Perché abbiamo questo 2 di bastoni al contrario che mi dà un po' la sensazione, adesso lo andiamo a vedere poi con i mini tarocchi, però mi dà la sensazione che è un po' come se foste incastrati nel momento presente, o perlomeno vi sentiste un po' incastrati in una determinata situazione o in una determinata relazione. Direi più che, considerata la carta iniziale, potrebbero anche essere dei pensieri, come se foste incastrati in dei pensieri. E ad un certo punto è come il vado di qui o vado di lì, non lo so, cos'è meglio. Ad un certo punto chiamiamola schizofrenia, ma non è la parola esatta, però questa ambivalenza, ecco, è talmente forte, talmente ampia che alla fine è come se diventasse poi solo un rumore di sottofondo nella vostra testa. Andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa riesco a dirvi di più preciso. 5 di coppe e re di coppe. Allora, io ho come la sensazione che è come se appunto a furia di essere presi in questo lo faccio, non lo faccio, vado, non vado, alla fine ho come la sensazione che appunto questa cosa, questa decisione diventi tipo un rumore di sottofondo e alla fine è un po' come se perdeste l'occasione, perché abbiamo il 5 di coppe. Potrebbe essere inerente a una persona, essendo un re di coppe potrebbe essere una persona di interesse, ipotesi, eh, piuttosto che un padre, una figura di riferimento, come se ci fosse un'occasione ehm, che andrete piano piano perdendo. Andiamo a vedere la stella. Cioè, no, qui il 5 di coppe parla di perdere un'occasione. Io in realtà sento che è come se diventasse poi una cosa, come se fosse una cosa in secondo piano. Ragazzi, guardate. Abbiamo 2 carte da sogno. La morte al contrario, un 2 di coppe al contrario. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere un cambio drastico negli equilibri di una relazione che va avanti da tanto tempo. Non deve essere necessariamente una relazione affettiva, però se consideriamo che abbiamo re, regina di coppe, 6 di coppe, 2 di coppe, per molti sì che lo è. Non necessariamente romantica, affettiva, ok?
può anche essere un amico, un'amica, una relazione tra cugini. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Wow, regina di bastoni, 9 di spade, imperatrice. Ragazzi, come vi posso dire? Questa sì o no, di qua o di là, questa indecisione di cui ci parla il 2 di bastoni, per qualcuno potrebbe essere tra l'attuale famiglia e una persona che ritorna dal passato. Perché ho un po' come la sensazione che voi vogliate o stiate lavorando per costruire una vostra indipendenza, una vostra stabilità, magari proprio una famiglia. Andiamo avanti, vediamo il 4 di bastoni. 6 di spade. Temperanza e cavaliere di spade al contrario. Allora, io credo che qui, ragazzi, la sfida sia un po' trovare la stabilità senza scappare da certe situazioni o pensieri. È come se ci fosse qualche cosa qui, qualche scelta da dover affrontare che non volete affrontare, però ad un certo punto è come se foste talmente presi dalla vostra vita quotidiana che questa questione passasse in secondo piano. Perché vi sento che giustamente Giove passa in toro, il toro è un segno concreto, quindi è un po' come se vi andaste ad occupare di qualche cosa di molto più importante. Molte persone probabilmente stanno lavorando per costruire un'identità lavorativa piuttosto che una stabilità abitativa. È come se vi spiacesse perdere questa occasione, però per certi versi le priorità sono altre. Mm. Andiamo a vedere la regina di coppe. Appeso, luna e tre arcani maggiori, ragazzi. Appeso, luna e mondo. Guardate, io ho come la sensazione che qui sia una madre, nello specifico. Se non siete donne, è un padre, però è un padre con una forte maternità, un forte lato positivo sviluppato, un forte lato materno sviluppato, ed è come se qui ci fosse qualcuno che ha bisogno di occuparsi o della propria madre o, se siete madri appunto o padri, della propria prole. È come se ci fosse qualche cosa che vi interessa tanto, un sogno, un obiettivo, che però appunto è come se vi rendeste conto che non è poi così importante, è più importante costruire una vostra solidità, ehm, o essere una madre migliori per voi stessi, cercare di fare anche delle scelte più equilibrate senza scappare da certe limitazioni, da certi doveri, mi verrebbe da dire. O per qualcuno si tratta proprio di una mamma che ha bisogno di essere accudita, per qualcun altro, ragazzi. La regina di coppe normalmente parla di tanti alti e bassi emotivi e guarda caso qui abbiamo la luna. Vi dirò che parte di questa vostra sensazione un po' cupa del 5 di coppe è portata dalla luna e da tutte le paure che potrebbero venirvi
a galla, diciamo, facendo per conto vostro, continuando per seguire la vostra strada piuttosto che la strada di prima, come se ci fosse un cambio di rotta. E qui lo vedo anche, tra l'altro. Io credo che sia più difficile cercare di guardarvi in faccia, capire quale potrebbe essere il rovescio della medaglia, vedere le cose da un altro punto di vista fondamentalmente, e anche un po' perdonare qualcuno o voi stessi. La carta della luna parla sempre di emozioni, di sentimenti, anche qui un po' di nostalgia, è come se non si volesse chiudere un capitolo che è durato fin troppo tempo. E come vedo questa carta qui c'è scritto scelte risonanti che risuonano. C'è una carta nel mazzo di Osho, ce l'ho qui, vediamo se riesco a tirarvela fuori. Che parla di... mi pare che si chiami guarigione, la carta della guarigione, ed è una carta che fa vedere la persona con praticamente quello che pensa, eccola qua, quello che pensa nella mente, ha una mano sulla fascia della mente, ha una mano sulla fascia del fisico, le azioni, quello che pensa e quello che sente, ok? O quello che dice, perché poi pensare e dire più o meno siamo lì, però è proprio il essere coerenti porta alla guarigione, perché vi porta ad essere allineati con quello che fate, con quello che volete, con quello che pensate e dite. Guardate, ve la lascio, no, qui non ci sta, ve la lascio qui. Ed è un po' quello, secondo me, il lavoro che verrete, che sì, sarete portati a fare. Come se ci fossero delle questioni che passeranno in secondo piano. Si tratta di emanare i giusti pensieri all'universo per ricevere la stessa energia indietro. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, ragazzi, perché le ruote, le cose qui cambiano. 2 di spade al contrario è matto, in effetti si esce dal dubbio. Finalmente si ha questo impulso, ragazzi, questa spinta. È come se fosse un incentivo a rompere gli schemi, a uscire dalla ruota del karma. Chiedetevi di chi era questo desiderio, perché molte volte si seguono i desideri che la società ci dice, tipo, ci dicono che per essere felici dobbiamo avere una famiglia, cioè si raggiunge la felicità quando si ha una famiglia e dei figli. Però magari non è una realtà che calza con tutti e una volta che ci si stacca da quel sogno, magari il sogno è avere dei figli, ci si rende conto focalizzandosi su altro che forse non era proprio la cosa che volevamo noi, forse era solo quello che ci avevano fatto credere. Anche qui, credenze limitanti. Andiamo avanti, vediamo il cavaliere di bastoni. 4 di spade al contrario e 8 di spade. Sì, ragazzi, si tratta di fare qualche cosa in modo attivo per pulire la mente dalle credenze limitanti, appunto. Anche qui abbiamo un 9 di spade, abbiamo la luna, abbiamo un 5 di coppe. È come se certe volte foste un po' appesantiti da quelli che potrebbero essere le vostre eh, responsabilità, ma invece è solo un vostro modo di vedere. Ricordate la carta che vi ho messo qui, cercate di essere in coerenza tra quello che pensate e quello che fate. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 10 di pentacoli e cavaliere di coppe. Dunque ragazzi, qui si parla di espansione con il 3 di bastoni e abbiamo anche questo bellissimo cavaliere di coppe che devo dire potrebbe essere sì qualcuno che magari ho come la sensazione che vi offriranno una vacanza o un viaggio o uno di quei corsi, magari non lo so, è un seminario per conoscere le erbe e farete un fine settimana in montagna, ecco. Una cosa di questo genere, ma ho come la sensazione che vi proporranno qualcosa al di fuori del vostro
della vostra normale routine. Può essere appunto un viaggio, una collaborazione, può essere uno sport nuovo, può essere... entra qualche cosa di nuovo che vi porta fuori dalla vostra comfort zone e vi dico che vi aiuterà parecchio. Vi aiuterà parecchio a buttarvi, a cambiare le vostre vibrazioni. Andiamo a vedere la carta della temperanza. Abbiamo un 6 di pentacoli. Notare che sono due carte di forte equilibrio. Regina di denari, morte al contrario e sole al contrario. Adesso voi qua non le vedete più. Aspettate, così si vedono meglio. Quindi ragazzi, direi che alla fine di tutto questo percorso del distacco, del lasciare in secondo piano magari quel desiderio di vecchia data o quella persona di vecchia data, quella relazione di vecchia data per qualcuno, vi darà la possibilità di concentrarvi di più su voi stessi, su quello che è il creare una vostra stabilità, il creare... Tenete presente che l'imperatrice parla di potere materiale, economico proprio avere delle basi solide. Il 4 di bastoni è una carta che parla di solidità, di stabilità e di contratti, anche di case proprio. Quindi è per quello che io sento come se in questo prossimo anno lavorerete sulla vostra stabilità di abitativa piuttosto che lavorativa o economica. Ed è come se ci fossero certe relazioni che passeranno in secondo piano, magari sono anche solo frequentazioni. È come se vi allontanaste da certe vibrazioni un po' negative e qui lo vediamo, no? E si tratta di allontanare anche le vostre vibrazioni negative. Però guardate ragazzi, qui abbiamo ruota della fortuna e la carta della temperanza, vi dico che si avvicina. Tra l'altro la ruota della fortuna come arcano è associato a Giove, ok? Quindi è proprio una botta di, avete capito? Di fortuna che cambia, che riporta l'equilibrio. Allora, per qualcuno la ruota della fortuna può proprio parlare di vincite, eredità. Magari si tratta proprio di una casa che arriva e voi avete questo tema da dover regolarizzare, solidificare, concretizzare. La ruota della fortuna parla anche di premi, parla anche di aiuti inaspettati, ma per certi versi sento che con questo matto è un po' come se il solo fatto di esprimervi al mondo esterno vi porterà, il fatto di uscire da questa sorta di indecisione, di dire ok, boh, basta, questa cosa qui mi drena, andiamo avanti con il mio, andiamo avanti con quello che serve realmente a me, andiamo avanti nel costruire la mia realtà, che sia una realtà professionale, familiare o finanziaria, va bene, però è proprio questo rifocalizzare l'energia che vi darà la possibilità di uscire dal bivio e di iniziare qualche cosa di nuovo. Tenete presente che il matto è un arcano numero 0, una carta di spinta energetica, è una carta di, ehm, sì, proprio di fiducia nella vita, di qualcuno che si butta, che fa il salto. E con la ruota della fortuna abbiamo un salto positivo. I cambi della ruota della fortuna sono sempre rapidissimi, ma sono sempre anche molto positivi. Quindi potrebbe anche essere un aiuto inaspettato o delle possibilità che arrivano e io qui le rivedo sinceramente. Può essere che non sia qualche cosa che abbia dei contratti scritti, eh. Può anche essere semplicemente appunto un viaggio, qualche cosa che vi apra la mente. In effetti anche la carta del matto è una carta che parla di viaggi e anche il mondo è una carta che parla di viaggi, il 6 di spade è una carta che parla di viaggi, quindi per qualcuno si tratta veramente di organizzare un viaggio solo, che però, guardate, io non sento che sia il viaggio della settimana, è un viaggio. Se per voi risuona, è proprio un viaggio anche di mesi, tipo 2 mesi, 3 mesi, mesi estivi. È proprio un'avventura, non è solo una vacanza. Fatemi sapere poi come vi risuona. Bene ragazzi, andiamo a vedere. E qui comunque, scusate, vi stavo dicendo perché poi non ho finito, mi sono persa qua con la temperanza 6 di pentacoli, che anche 6 di pentacoli, tra l'altro, è una carta di equilibrio finanziario, di nuovi
nuove opportunità di commercio, se per caso per voi la lettura vibrasse come un trovare una, come vi posso dire, una sicurezza finanziaria, una sicurezza lavorativa. Con la regina di denari vi vedo ben posizionati, soprattutto a livello economico, a livello di gestione delle questioni quotidiane, e con il 10 di spade al contrario e il sole al contrario, ecco, forse il suggerimento è quello di lavorare, perché ricordatevi che la temperanza parla di guarigione, di lavorare un pochettino sulle sofferenze, su quello che ancora pesa sul bambino interiore. Ragazzi, i lavori sul bambino interiore sono molto utili perché si va a lavorare su una linea di tempo passata per modificare la linea di tempo presente. Sono questioni un po' articolate da spiegare, sono cose che ho intenzione poi di spiegare nei video riservati agli abbonati, però ecco, vi do uno spunto così, se voi volete potete cercare informazioni aggiuntive su internet. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Amore incondizionato, wow! Ed è un po' per quello che vi dicevo che sentivo che per qualcuno risuonava con la madre, perché o è una situazione dove appunto voi siete madri o state imparando a essere madri di voi stessi, di conseguenza c'è da imparare questo amore incondizionato, liberarsi dalla mente condizionata, dalle credenze limitanti. E se per voi non fosse una madre, cioè non fosse il vostro ruolo di madre, ho come la sensazione che mi dicano un po' di essere madri verso vostra madre. Ora, non dico di occuparvi fisicamente, però è un po' come se vi dicessero cercate di amare tutti in modo pieno, in modo incondizionato. Per amare in modo condizionato, ragazzi, bisogna essere liberi dalle aspettative, dalle credenze e dalla dualità, giusto o sbagliato, bello o brutto. Quando una cosa c'è, esiste, la si ama perché c'è, perché esiste, indipendentemente da quale sia il parametro di giusto o sbagliato, perché in quel caso la verità, la realtà di quanto una cosa sia giusta o sbagliata cambia in base alla realtà dell'osservatore. È come in fisica quantistica, no? Io vedo una cosa e posso avere un'idea di quella cosa, a parità di cosa un'altra persona può avere un'altra idea. Sì, in questo caso non è la realtà che cambia, è la visione della realtà, però va bene. Bene, cari amici della Pierite, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire i movimenti energetici del prossimo periodo. Arrivano dei cambiamenti, arriva una nuova fase di equilibrio. Tenete sempre presente appunto di pulire la mente perché poi si attirano le vibrazioni che si emanano con i propri pensieri, ok? Io spero che la lettura vi sia stata utile, se sì fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!